Questo è un momento d'oro per la Formula 1 che ha visto il valore delle proprie azioni aumentare drasticamente rispetto al 2020. Sicuramente gli ascolti stanno scendendo rispetto alla stagione dell'anno scorso perché vediamo questo dominio di Red Bull e Verstappen, ma nonostante ciò dal 2020 che il valore di un'azione di Formula 1 Group valeva $20, ad oggi un'azione di Formula 1 vale circa $70. Da quando Andretti ha annunciato l'ingresso nel 2026 in Formula 1 il valore dell'azione è passato da $62 a 68 e il gruppo di Formula 1 ha una capitalizzazione totale di $27 miliardi, un valore che non si è mai attestato nella storia di Formula 1. Questa è una cosa fondamentale perché la Formula 1 ad oggi è un business che sta bene, che fa guadagnare i propri team, ma soprattutto che è attraente a nuovi team. Per questo abbiamo visto Andretti che vuole entrare in Formula 1 dal 2026. Ogni team di Formula 1 grazie al budget cap ad oggi può guadagnare svariate decine di milioni di dollari. Ogni team che ha la licenza di Formula 1 vale dal $900 milioni al miliardo, e tutto questo ve lo dico per farvi comprendere la situazione attuale che sta vivendo la Formula 1, che da quando c'è stato il Covid è riuscito a mettere in sicurezza le squadre più piccole che perdevano tanti soldi, introducendo il budget cap, è stato fondamentale per ridurre le spese. E quindi se la situazione è così florida, Formula 1 è pronta ad accettare un nuovo team all'interno? Secondo la federazione sì, c'è già stato l'ok, si possono avere fino a 12 team in Formula 1 secondo la federazione, e nel corso di questo video andiamo a vedere perché Formula 1 non ha ancora accettato l'ingresso di Andretti e soprattutto chi potrebbe essere il fornitore dei motori. Ci sono tanti nomi che sono saltati fuori in questi giorni e voglio fare un po' di chiarezza. Prima di continuare, se vi piacciono i video sul canale vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche. Vi ringrazio di cuore del supporto di lunedì sul video di Ares Modena, sono contento che vi sia piaciuto e vedrete anche nei prossimi giorni altri video a tema automotive e Formula 1 come sempre. Ringrazio tutti voi che avete attivato le notifiche sul canale, quindi non vi perdete nessun contenuto che esce. Detto questo, sigla e poi andiamo a analizzare la situazione di Andretti, Formula 1 e Ferrari. La federazione ha accettato l'ingresso di Andretti in Formula 1. Il presidente Ben Sulayem ha detto più auto in pista e meno gare. Questa è la sua volontà, ma perché Formula 1 non ha ancora accettato Andretti? Il problema che sta alla base di questo ingresso di un nuovo team in Formula 1 e che deve risolvere Domenicali è il fatto di quanti soldi spettano ad ogni team. Mi spiego meglio. Ad oggi ogni team secondo il patto della Concordia riceve circa $20 milioni all'anno. Questo stipulato nel 2020. Ma attenzione, l'ingresso di un nuovo team in Formula 1 comporterebbe quindi una riduzione di questo bonus che viene dato ad ogni team già in Formula 1. Si andrebbero a perdere circa dai 5 ai 10 milioni di dollari per ogni team. Scontenterebbe anche gli azionisti e questo potrebbe essere un grave problema soprattutto per i team minori già presenti in Formula 1. Uno di questi è sicuramente Williams, che in questi anni sta perdendo diversi milioni di dollari all'anno nell'utile finale dell'azienda. Si parlava dai 10 ai 20 milioni di dollari all'anno persi dal 2020 in poi, nonostante sia stato introdotto anche il budget cap per aiutarli, e l'attuale team principal di Williams, James Walls, ha dichiarato che il problema sono 20 anni di sottoinvestimenti, che quindi hanno comportato delle infrastrutture non all'altezza per Williams, che non la fanno performare bene durante il corso dell'anno, e quindi si perdono investitori, si perdono sponsor, si perdono soldi. Si era valutato anche un aumento di questo bonus dato da Formula 1 a diversi team, sia scaglionato a seconda della posizione in classifica dei team, dare un bonus più alto a chi è in fondo alla classifica, un bonus più basso a chi è a inizio classifica, oppure darlo anche in maniera uniforme. Ma adesso dobbiamo parlare di Andretti e Ferrari. Partiamo da Ferrari con Vasseur, che ha dichiarato che è contro un aumento del budget cap perché altrimenti non si arriverebbe a una fine. Cosa intende? Continuando a aumentare il budget cap ogni anno o dando bonus sempre maggiori, alla fine viene meno anche il ruolo del budget cap, ovvero dare un limite di spesa ai team, e quindi ha definito questa mossa come pericolosa. Vasseur e Ferrari sono già stati aperti a diversi cambi sul regolamento e sul budget cap, che è cambiato leggermente nel corso degli anni, ma non si può continuare a cambiare questa regola. Non si può continuare a aumentare i bonus dati ai team, altrimenti questo potrebbe essere uno scenario pericoloso. Peter Bayer, CEO di AlphaTauri, è d'accordo con Vasseur, anche perché c'è stato già un aumento del capex, ovvero delle spese sulle infrastrutture, che permettono un bonus di 6 milioni per i top team, 13 milioni per i team di mezzo e 20 milioni per i team in fondo
della classifica. Attenzione, questi bonus sono stati previsti fino alla fine del 2025. E ora arriviamo al bello del video. Dal 2026 in poi il capex è previsto uguale per tutti, fisso a 36 milioni. Questo vuol dire che Red Bull e Williams prenderanno lo stesso bonus all'anno. Questa è una situazione sicuramente non accettabile per James Walls. Si ritornerà un po' a un'epoca pre-budget cap. Questo perché non ci sarà un bonus che viene dato in maniera scalare a seconda della classifica, ma sarà dato in maniera uniforme. Ma dobbiamo parlare della motorizzazione di Andretti. Sappiamo che fino al 2025 le power unit saranno le stesse. In origine sembrava che Renault dovesse fornire i motori ad Andretti, ma settimana scorsa è emerso questo pre-contratto che è decaduto tra le due parti e le trattative tra Andretti e Renault non sono proseguite. Renault, dopo il cambio brutale al vertice, deve concentrarsi sulla sua nuova power unit, quella per il 2026, che deve recuperare tanto da Ferrari, Honda e Mercedes. E Bruno Famin, attuale team principal e motorista, ha dichiarato che gli obiettivi e i target sono cambiati per Renault e quindi non è ancora sicuro chi fornirà il motore ad Andretti. Potrebbe essere Renault, magari obbligata anche da Formula 1. Mercedes non vuole allargare il suo parco motori, che già fornisce McLaren, Aston Martin e Williams, con forse la perdita di Aston Martin dal 2026 che fornirà Honda i motori al team inglese. Red Bull Powertrains potrebbe anch'essa fornire i motori ad Andretti dal 2026, ma deve già gestire il team Red Bull stesso e Alfa Tauri, e l'accordo con General Motors, Ford e Red Bull potrebbe essere difficile da integrare con Andretti, che è visto come un competitor di Ford in America. E qui entra in gioco Ferrari, che potrebbe essere il team che fornisce i motori ad Andretti. Dico potrebbe perché stiamo parlando di un'ipotesi. Entrambe le parti devono ancora decidere il da farsi. Sappiamo che dal 2026 Ferrari non fornirà più i motori a Sauber, che sarà fiancata da Audi, e quindi si ritrova al 2026 Ferrari a fornire i motori per il suo stesso team e per Haas. Solo due team in griglia utilizzeranno i motori Ferrari. È un po' poco. Per ricostruire un certo peso politico in Formula 1 sarebbe fondamentale per Ferrari avere un ulteriore team, in questo caso Andretti, che monti il motore Ferrari. Sarebbe un importante passo per ricostruire il suo peso politico in Formula 1. Ben Sulayem ha dichiarato che sicuramente Andretti avrà un fornitore per il 2026, però attenzione che ci sono anche dei punti negativi. Ferrari ha detto che vuole dare i motori a dei team che riesce a gestire. Questo è stato il caso di Haas e Alfa Romeo negli anni. Andretti entra in Formula 1 per entrare nell'Olimpo del motorsport. Questa è la citazione del CEO. Potrebbe anche mancare un'intesa tra Ferrari e Andretti, siccome il team americano potrebbe avere una visione a lungo termine diversa, con anche una produzione propria in futuro, o fornita da General Motors, da Cadillac. Non sappiamo ancora com'è lo scenario attuale su chi fornirà i motori ad Andretti. Io penso che Andretti entrerà in Formula 1 oramai. Ci sono troppe discussioni in atto, sia sulla fornitura dei motori, ma anche perché c'è stata l'approvazione del regolamento della FIA, quindi si cercherà un compromesso con Formula 1 che vada bene anche ai team già presenti nel circus. Sulla fornitura dei motori è ancora un dibattito aperto. Per me potrebbe essere un vantaggio per Ferrari, perché comunque fornire i motori a un altro team è un buon investimento per la rossa. Ci sono tanti milioni in ballo. È anche vero che questa singola mossa trattativa non va a aumentare il peso politico di Ferrari in Formula 1, anche perché attualmente Andretti si ritrova in una posizione non di forza, tutt'altro. Deve cercare di trovare il prima possibile un accordo con un motorista. E concludendo il video vi dico che i tre motoristi candidati a fornire i motori ad Andretti sono Renault, Honda e Ferrari. Ma ditemi nei commenti secondo voi, se Ferrari dovesse fornire i motori ad Andretti, se potrebbe essere una buona mossa, oppure se pensate che invece sia controproducente. Scrivetemi anche se siete favorevoli o no all'entrata di Andretti in Formula 1, ovviamente. Qui da Astro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.